Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche dell'autunno e andremo anche a dare uno sguardo veloce alla situazione affettiva e lavorativa. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Abbiamo la carta dell'appeso. Amici dei pesci, si parla di un periodo probabilmente di riflessione per molte persone, ok? Quando c'è la carta dell'appeso è un momento un po' statico, che ha un'energia un po' ferma. Questo perché probabilmente o vi state prendendo volontariamente o per qualcuno involontariamente, questo periodo vi può servire per fare un po' il punto della situazione, per cercare di, diciamo, vedere anche le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere qual è il koan per voi. I koan zen in origine erano delle tavole di legno incise, hanno delle affermazioni incise sopra e sono tavoli, diciamo, che vengono consegnate ai discepoli quando questi si recano dal maestro per fargli delle domande filosofiche. Il maestro consegna loro uno di questi koan e loro riflettono e meditano su queste affermazioni. Andiamo a vedere, ok, qual è la vostra. Guarda le stelle ma cammina sulla terra, è uscito un sacco di volte, come anche la carta della morte. Qui si tratta di sì, puntare a quelli che potrebbero essere i vostri obiettivi, nel senso di avere alti ideali, no? Alti desideri, di puntare a obiettivi, insomma, di un certo livello, però comunque bisogna continuare a camminare sulla terra, cioè bisogna continuare ad essere realisti, ad essere concreti, diciamo così. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con la carta del sole, l'otto di coppe e un 6 di bastoni. Beh, qui direi che non è male, nel senso che qui c'è... innanzitutto la carta del sole potrebbe fare riferimento a quello che è la sfera delle amicizie o comunque degli affetti genuini, gli affetti puliti, no? Quando c'è la carta del sole, molte volte fa anche riferimento a dei bambini in quanto sentimenti puliti o al bambino interiore. Qui vediamo che c'è un 8 di coppe e qui si parla del prendere le distanze da qualche tipo di emozione o da qualche tipo di situazione. L'8 di coppe normalmente è una carta di viaggio, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di dover affrontare un viaggio a metà periodo che comunque porterà questo 6 di bastoni, porterà comunque a un riconoscimento, al successo. Ehm, la vedo bene, ragazzi. Andiamo avanti, vediamo cosa vi dicono. No, vabbè, queste forse sono un po' troppe, una per volta. Abbiamo un 5 di coppe, un 8 di bastoni al contrario, la carta del cavaliere di bastoni al contrario e un 4 di pentacoli al contrario. Qui diciamo che inizio già a vedere di più il periodo appeso, perché qui abbiamo un 5 di coppe, c'è una carta che parla di una sorta di pentimento, c'è qualcuno qui probabilmente che, mi si è girata sta carta, la prendo. C'è qualcuno qui probabilmente che si è pentito di qualche tipo di atteggiamento, di come sono andate le cose con qualcuno. Sta di fatto che molte persone in questo momento o non sono in comunicazione o non stanno parlando, oppure
diciamo che potrebbero lavorare sul modo di comunicare, perché comunque c'è questo 8 di bastoni che è al contrario, quindi c'è il settore della comunicazione che potrebbe essere migliorato. Qui sinceramente se avete già una relazione potrebbe essere che, diciamo, questo momento appeso sia un po' pesante e in effetti appesantisca anche la relazione. C'è una sorta di calo dell'entusiasmo, ok? C'è questo fante di spade che mi fa capire che è più un, come vi posso dire, attenersi alle regole. Il fante di spade è una di quelle persone che controlla se tutto viene fatto in modo corretto, controlla se è tutto giusto, quindi si attiene a delle regole, no? Mm, può anche parlare del fatto che, visto che comunque l'otto di bastoni è al contrario, quindi per qualcuno potrebbe non esserci comunicazione in questo periodo autunnale, può anche parlare del fatto che con questo fanto di spade qualcuno stia cercando di magari controllarvi o comunque avere notizie su di voi. Mm? Andiamo avanti. Ok, allora abbiamo l'imperatrice, un cavaliere di spade e un 10 di bastoni. Io credo che questa carta dell'appeso sia qui per farvi capire se è giusto rimanere nella situazione dove siete, dove non riuscite a prosperare, oppure se sia giusto per voi andarsene per cercare il vostro successo. E qui vi parlo da un punto di vista, diciamo, sia lavorativo che personale, perché qui c'è qualche tipo di progetto, secondo me, di idea che vorreste sviluppare, ma che lì dove siete è come se non aveste modo di sviluppare. Abbiamo questo 10 di bastoni e qui parla del fatto che c'è da lasciare indietro qualche cosa, c'è da lasciarsi indietro dei pesi. Probabilmente qualcuno vorrebbe anche scappare dalla realtà lavorativa che ha in questo momento, ok? Andiamo a vedere con le carte di Osho. Devo dire che se siete in cerca di lavoro, vedo da tutte le parti che è meglio spostarsi da dove state cercando. E intendo di zona. Andiamo avanti. Vediamo con il tarocchi di Osho. Abbiamo l'isolamento e qui sento la carta dell'energia, diciamo, dell'appeso. Isolamento, giochi politici. Sì, io sento che inizierete in qualche proprio magari grazie, guardate, trasformazione, che bello, lo stavo per dire. Inizierete a sciogliere ehm, come vi posso dire, sì, la sofferenza che avete dentro. Il 5 di coppe parla sempre di qualche perdita, no? Molte volte fa riferimento ad un lutto, quindi può essere la perdita di una casa, la perdita di un lavoro, in questo caso può essere la perdita della fiducia nell'altra persona o aver perso proprio l'altro. La carta dell'appeso, come vi dicevo, parla di un periodo di isolamento, un periodo di riflessione, ok? Ed è anche un po' quello che vi dice qui. Sento che molte persone probabilmente si chiuderanno un pochettino, per riflettere però e per rendersi conto di quali sono le proiezioni mentali che si stanno facendo. E da lì, ragazzi, la trasformazione. Sento che molte persone sono già in questo tipo di percorso, ok? Quindi, sento che avete già iniziato quello che è il cambiamento e questo periodo di riflessione di cui ci parla. L'appeso ci dà la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista e quindi vi rendete conto di cose di cui prima non eravate consapevoli e da lì, togliendovi la maschera, essendo più sinceri anche nei confronti di voi stessi, è come se riusciste ad allinearvi maggiormente con la vostra anima e quindi ad andare di più verso quello che è il vostro appagamento e la vostra felicità. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi danno. Senso di colpa e fioritura.
Il senso di colpa frega sempre un po' tutti, eh. Qui si tratta della vostra gabbia mentale, un 8 di spade. Quindi qui chiedetevi verso chi vi sentite in colpa e perché vi sentite in colpa, perché comunque rendetevi conto che non è neanche giusto chiamarlo senso di colpa, ma è un senso di responsabilità. Quindi in realtà non ci dovrebbe essere colpa. Cercate di capire di chi è la responsabilità di che cosa, in modo da non sentirvi troppo appesantiti, ok? Perché qui c'è proprio un peso che vi portate dietro o dentro. E poi abbiamo la carta della fioritura, che è una regina di denari. Io qui sento che potrebbe esserci una persona, ragazzi, che in qualche modo vi dà una mano da un punto di vista proprio pratico, intendo. Ehm, la regina di denari è sempre una persona molto generosa e pronta, come vi posso dire, a soddisfare le esigenze degli altri, ok? È una madre premurosa, per capirci. Può anche essere una mamma, ma non per molti. Andiamo avanti, vediamo come concludiamo. Maturità e la fonte, due carte molto belle. Ragazzi, che dirvi, maturità, siete maturi, i tempi sono maturi, questo è un asso di bastoni per trovare la vostra energia interiore, per intraprendere il vostro percorso da soli, siete maturi per staccarvi e trovare il successo in modo indipendente. Mm, diciamo che questa carta della maturità è un po' come se vi dicesse che lì dove siete non avete più niente da imparare o comunque quello che potreste imparare è davvero poco. In questo caso avete bisogno, oh scusate, avete letteralmente bisogno di esplodere, di esprimere, scusate, la vostra essenza. Mm? Allora, vi dirò, se siete in una relazione, lavorate sulla comunicazione perché potrebbe esserci qualche tipo di, diciamo, mancanza dovuta alla comunicazione. Se foste in separazione, vi dico che potrebbe essere che vi controllino, o magari siete voi che state controllando l'altro. Se non doveste avere nessuno, ragazzi, occhi aperti perché una persona nella vostra energia c'è. Il punto è che siete in questa fase di isolamento e quindi probabilmente non avete tanto gli occhi aperti, però una persona nella vostra energia entrerà. Quindi, per quanto stiate soffrendo, cercate di trasformare in fretta il dolore se volete conoscere questa persona, ok? Per quello che riguarda il lavoro, vi dico, ci sono delle chiusure e dei nuovi inizi con questo 10 di bastoni, ma c'è comunque la necessità, ragazzi, di lasciarsi indietro qualche tipo di idea, ambiente, persone che non vi aiutano più nella vostra crescita. Vedo anche un po' di nuovo questa carta della maturità qui insieme. Ok, perché qui c'è l'esigenza di staccarsi da questo gruppo, perché lì dove siete comunque non state più crescendo, o comunque non c'è più la possibilità di crescere. Questo è quello che sento. Se voi volete sentirvi appagati e continuare in quello che è questa trasformazione e avviarvi verso il successo, dovete proprio lasciare andare certe persone, certi vuoti, mi viene da dire, certi vuoti. Perché l'otto di coppe, adesso in questo mazzo non si vede tanto, però nella raffigurazione originale ci sono le coppe che sono sistemate tipo 4, no, 5, 3 e 1. 5, 2, 1 e c'è come un vuoto in mezzo e intende quella coppa che manca è intesa come un qualche cosa di emotivo, il vuoto emotivo, no?
Guardate, avete anche la carta dell'appeso. La carta dell'appeso quando arriva perché parla della fine della sofferenza. Qui avete un 10, qui avete un asso, qui avete la carta della trasformazione. Quindi si prospetta un periodo che potrebbe apparentemente sembrare fermo, ma in realtà vi darà la possibilità di trasformare molte cose dentro. Ok, allora andiamo a vedere. Ah, e poi di nuovo questa carta. Cercate di essere realisti, cioè va bene avere alti ideali, come il fante di spade, però ad un certo punto bisogna essere concreti. Andiamo a vedere una carta da parte delle fatine, vediamo che cos'altro vi danno. Ok, allora questa carta vi dice come vi posso dire, sapete quando si dice se non vedo non credo? Mm? Questa carta dice che è vero anche il contrario, se credo, vedo. Quindi parla di legge di manifestazione, legge d'attrazione, parla di visualizzazioni, parla di creare nella vostra mente quello che è la vostra realtà in modo da poter dare energia a questo pensiero, in modo che appunto a furia di dare energie questo pensiero piano piano da quello che è la sfera astratta scenda, si materializzi nella sfera concreta. Iniziate a credere di più in voi stessi, iniziate a credere di più nei vostri progetti, nelle vostre capacità, nella vostra essenza. Sarà un buon periodo comunque, tutto sommato, amici dei pesci. Bene, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi ringrazio di tutto il supporto che mi date sempre, dei like, delle iscrizioni, delle condivisioni, anzi, continuate a condividere perché a me serve tantissimo. Vi ringrazio anche dei commenti, delle donazioni, quindi grazie davvero di tutto quanto a tutti. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!